amici e amiche del segno della bilancia, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che vi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 20 marzo al 2 aprile, dove troveremo la luna piena in bilancia, proprio nel vostro segno, quindi voi potreste sentire particolarmente forti queste energie. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna. Prima di tutto cerchiamo di capire che cosa aspettarci da questa luna piena appunto nel vostro segno in bilancia. Per tutti ci porterà maggior riequilibrio, possibilità di realizzazione interiore, maggior sensibilità, nel senso di poter vedere e fare arte. E forse abbiamo bisogno di far entrare più bellezza, benessere e serenità con una distrazione, un qualcosa di bello, andare a vedere una mostra, un concerto, o creare addirittura. E poi maggior, comunicazione nel senso di, miglioramento. Alcune relazioni, alcuni legami si rafforzano, i conflitti si risolvono e poi non solo, abbiamo anche delle opportunità a livello pratico di carriera e miglioramento delle finanze in senso, generico. Di contro dobbiamo fare attenzione all'indecisione, alla rigidità, alla severità, all'incapacità di prendere decisioni, forse per pigrizia, per inazione, per instabilità nelle nostre idee oppure insicurezza e umore mutevole. Quindi queste sono le energie dal punto di vista astrologico, pro e contro. Adesso andiamo a vedere cosa vogliono dirvi gli oracoli. Partiamo con il primo, che spesso va a rintracciare un momento presente o un qualcosa che dovete sapere. In questo caso luna dell'innamorato ha a che fare effettivamente con l'amore, però può essere anche in senso lato, quindi è vero l'arrivo di un periodo più romantico, molto più intenso, può essere una nuova passione, se siete già in coppia qualcosa può migliorare, può riaccendersi, c'è gioia in alcune relazioni, quindi non solo sentimentale ma anche di amicizia, di famiglia, possibilità di aprire il nostro cuore e quindi avere maggior fiducia nell'amore. Anche possibilità di aprirsi per attrarre finalmente amore e questo glielo dico per nuovi incontri, una nuova avventura sentimentale, ovviamente per chi è single e per chi è in attesa. Quindi già partiamo con il piede giusto. È ovvio che, come vi dicevo, essendo una lettura generica, amore può riferirsi anche a 360 gradi, nel senso di amore e passione verso un obiettivo, un'idea, un qualcosa che volete realizzare proprio in questo periodo o di prepararvi a farlo. Stella della fortuna, ecco, a proposito di periodo favorevole, effettivamente questa carta va a sottolineare la possibilità di esprimere un desiderio, di avere un sogno e anche il colpo di fortuna o una svolta positiva negli eventi che può favorire la realizzazione. Quindi avere la possibilità e l'opportunità di seguire la luce del nostro cuore che in qualche modo ci farà da guida. Dobbiamo essere consapevoli di attirare fortuna, perché se non lo siamo, allora invece ricordo che noi attiriamo quello che siamo o quello che effettivamente desideriamo, però purtroppo anche le nostre paure, le nostre incertezze possono essere amplificate. Quindi se non siamo abbastanza convinti di quello che desideriamo, sarà difficile che si possa realizzare. Se già blocchiamo il nostro desiderio dicendo: "Ma sì, ma tanto questo non si realizzerà mai e questo non ci riesco, questo non ce la faccio", oppure tendiamo a scaricare la colpa e le responsabilità sull'esterno e sugli altri, allora quindi non è un'accusa, assolutamente no, è un invito a essere
artefici della propria vita e di prenderla in mano e quindi anche di esserne responsabili. Poi troviamo Figlio delle Stelle, anche perché avete delle carte che sono uscite, sono abbastanza belle, sono positive, e quindi perché non cogliere queste belle energie? Figlio delle Stelle è un ulteriore messaggio che oltre a questi che abbiamo già visto, vi sta dicendo che siete difesi, siete protetti e assistiti da un potere superiore e quindi di sapere che un angelo, ovviamente dipende dal vostro credo, dalla vostra religione, qui non si parla di questo assolutamente, si parla di essere comunque protetti da questo potere superiore. Per alcuni può essere un angelo, un defunto caro, uno spirito guida, è con voi e quindi questo è un tipo di protezione che vi sostiene nei momenti difficili oppure vi può infondere fiducia e incoraggiamento per appunto realizzare e cogliere delle opportunità. E adesso andiamo avanti a vedere gli altri suggerimenti dall'oracolo dello sciamano. Abbiamo visto che proprio per voi, visto che è proprio la luna piena in bilancia, si possono cogliere delle belle opportunità, sia per quanto riguarda le relazioni, quindi anche l'ambito, l'ambiente sentimentale, ma anche collaborazioni, nuovi accordi, nuove intese, colpi di fortuna, cioè quando c'è sia protezione sia un qualcosa a nostro favore, io direi che si possono cogliere queste energie positive. Il cerchio ci fa capire che ci parla della connessione con spirito, natura, universo e di vivere con presenza e profondità per diciamo, far accadere e vivere comunque delle esperienze vere, relazioni sincere e quindi il cerchio ci invita a fluire e danzare con quello che accade, seguire il flusso e trovare energia proprio per affrontare sfide e rinnovamenti. Quindi c'è una specie di rigenerazione, per alcuni magari può essere già iniziata da un po' di tempo, per altri se siete in ritardo questo è il momento giusto per intraprendere questo cammino personale, di dare scopo e direzione a voi e alla vostra vita. Anche questo è proprio un simbolo di protezione, come abbiamo visto precedentemente. E poi abbiamo la terra, come vedete abbiamo il cerchio, la terra, un qualcosa che si chiude, che si conclude, che arriva a ottenimento, quindi saltano fuori proprio questi messaggi molto molto importanti. Anche qui abbiamo la stella come vedete anche qui c'è cura, protezione e la terra ha a che fare col nutrimento, col radicamento, con la connessione col nostro corpo e quindi di proteggerci, di aiutarci, di sostenerci, di onorare se stessi con rispetto e consapevolezza. Magari c'è bisogno in questo periodo di prendervi maggiormente cura di voi a livello psicofisico, oppure per certi aspetti di creare un legame molto più forte col mondo, con gli altri e quindi cercare il più possibile di aprirsi, di connettersi sicuramente all'universo, a quel potere superiore, sicuramente anche con la terra stessa e chi vi circonda. E poi troviamo la capanna suonatoria che ha a che fare con la purificazione. Come? Andando a eliminare vecchie abitudini e convinzioni, di prendersi cura di se stessi, effettivamente l'abbiamo visto anche come messaggio precedentemente, che viene ribadito con questa carta, di viaggiare dentro se stessi e di liberarsi e guarire da cose che sono ormai già superate. Quindi cosa state trattenendo? Ecco, qui c'è la possibilità di affrontare le paure, il dolore, le incertezze e di liberarsi per
crearsi delle opportunità che siano nuove, che siano delle seconde occasioni, ma soprattutto perché si vede che vi aspetta un periodo molto più intenso e molto più positivo per voi rispetto a quello precedente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!